Benvenuti in Pianta Land. L'albero di limone, Citrus limon, è originario dell'India e dell'Indocina. È una pianta sempreverde come gli altri agrumi della famiglia delle Rutacee ed ha un certo pregio ornamentale. Secondo alcuni non si tratta di una specie vera e propria ma di un ibrido tra il cedro, Citrus medica, e il lime, Citrus aurantifolia, e questa ipotesi è abbastanza plausibile considerata l'elevata capacità che gli agrumi hanno di ibridarsi tra loro e di mutare. Questa loro attitudine ha contribuito alla loro diffusione nel mondo, diversificandoli e rendendoli adattabili a diverse condizioni. A differenza degli altri fruttiferi, questa specie è rifiorente e produce più volte durante l'anno, donando quindi più raccolti. Il frutto del limone lo conosciamo tutti. Botanicamente è un esperidio, ha forma ellittica, è di colore giallo e presenta una punta chiamata suumbone. La buccia è spessa ed è ricca di ghiandole che contengono oli essenziali molto profumati. La pianta del limone può raggiungere un'altezza massima di 6 metri, ha rami a crescita un po' irregolare e spinosi e pur con qualche vincolo climatico. Può essere coltivata con una relativa semplicità anche in modo biologico. Il limone è molto sensibile alle basse temperature, anche più di altri agrumi come l'arancio. A meno 4 gradi centigradi si defoglia e con temperature ancora inferiori e prolungate nel tempo si creano danni al legno fino alla morte della pianta. Di conseguenza all'aperto lo si può coltivare soltanto nelle zone a clima mite, dove gli inverni non sono troppo impietosi. Il meglio di sé infatti il limone lo offre negli areali del sud delle isole, dove vegeta rigoglioso e produce in abbondanza frutti succosi. Anche i microclimi particolari dei grandi laghi del nord sono favorevoli agli agrumeti, mentre al centro la sua coltivazione dipende molto anche dall'esposizione, che deve essere assolata e riparata. Se proprio lo si vuole coltivare anche a nord, bisogna pensare a coprire la pianta in inverno con teli di tessuto o non tessuto e tenerla in posizioni riparate. Di conseguenza la migliore soluzione in questi casi è la coltivazione in vaso, che ne consente anche lo spostamento. Per quanto riguarda la natura del terreno, il limone è piuttosto adattabile, ma predilige suoli con pH leggermente acido e ricco di sostanza organica. Sono da evitare i suoli fortemente argillosi e anche quelli troppo calcarei o salini. Le piante di limone si acquistano già innestate ed è utile sapere su quale portinnesto, per capire le future attitudini della pianta. Il portinnesto infatti è la parte inferiore dell'albero e da esso dipende il radicamento, la vigoria e l'adattarsi a diversi tipi di terreno. Per la fruttificazione del limone non sono necessari più esemplari come impollinatori e anche una singola pianta può produrre in modo indipendente. Al momento del trapianto bisogna avere del buon composto o letame maturi, da miscelare alla terra di scavo della buca. La buca deve essere profonda, per assicurare alle radici della pianta un certo volume di terra smossa e soffice, quindi dimensioni di circa 70 x 70 x 70 cm sono ottimali. La buca in genere si fa manualmente con picconi e vanga, ma se il terreno è troppo tenace e se si piantano vari esemplari di limone, è utile ricorrere ad una mototrivella. Il periodo migliore per la messa a dimora è la primavera, quando le piante possono attecchire bene. Nella coltivazione professionale del limone le piante si tengono distanti circa 5 x 5 metri, o anche meno, ma dei sesti adeguati consentono una buona illuminazione solare, quindi è preferibile non infittire le piante. Idealmente inerbire gli interfilari è la soluzione migliore, ma questa pratica trova nella siccità un forte limite negli areali di coltivazione del limone. Dato che il limone è rifiorente, anche la produzione dei frutti avviene in più momenti dell'anno. I periodi principali di fioritura sono la primavera, con conseguente produzione di limoni invernali, e settembre, da cui si generano i cosiddetti limoni verdelli, destinati a maturare nell'estate successiva. Al sud Italia si coltivano per lo più varietà autoctone, più resistenti o tolleranti al mal secco, il femminello comune e altre cultivar di femminello che sono state tutte risanate dai virus mediante la tecnica del microinnesto. Altre varietà note sono il monachello, poco rifiorente, che produce soprattutto in inverno, caratterizzato da frutti a buccia liscia e molto spessa. I limoni, contrariamente a quanto si possa pensare, non creano l'inconveniente dell'acidità di stomaco che invece può essere causata da un elevato consumo di arance. Al contrario, hanno un effetto balsamico sullo stomaco e sono molto salutari. Inoltre sono molto ricchi di vitamina C, che oltre a prevenire l'influenza, aiuta nell'assimilazione del ferro.
I limoni vengono anche usati molto nella cosmetica e in profumeria, nonché nella preparazione del noto liquore limoncello, che si può fare anche a casa. Si vedano le ottime ricette di crema di limoncello e liquore rosmarino e limone. Assolutamente da provare anche la marmellata di limoni, in particolare se realizzata utilizzando anche le scorze. Coltivando limoni in proprio. Dunque, cari sostenitori di pianta, nei prossimi video affronteremo, uno per uno, gli alberi da frutta. Piante pomacee, melo, pero, cotogno, nasci. Piante drupacee, pesco, albicocco, susino, mandorlo e ciliegio. Agrumi, cedri, limoni, aranci, clementine, mandarini, pompelmi, bergamotto, chinotto. Altre piante, fico, il cacchi, il melograno, l'ulivo. Sostieni pianta, vai su pianta.land. Presto potrai adottare un albero da frutta direttamente dal sito di pianta.land. Se non ora. Quando? Sostieni pianta, vai su pianta.land. Pianta è una idea di Uma Innovation di Leonardo Del Priore. Iscriviti a questo canale. E alla prossima!